Cristiano Luzzago cattura la Pilgrim Cobra. Linea, potenza, fascino. Una replica sì, ma originale. Amici appassionati di automobili sportive da collezione, oggi abbiamo una vettura che non è propriamente storica, per quanto affondi le proprie radici in una vettura degli anni 60 che era la C Cobra. Questa infatti è una Pilgrim Sumo, che è una delle tante riproduzioni o cosiddette repliche di vetture che nel passato fecero la storia dell'automobilismo sportivo. Ma facendo un passo indietro, possiamo dire che la AC era un'industria di origine inglese, addirittura il nome AC deriva da Auto Carrier, perché inizialmente era una piccola industria che produceva veicoli a tre ruote per il trasporto di piccole merci. In seguito cominciò a produrre vetture sportive. Quello che la rese veramente famosa nel campo automobilistico per sempre fu il rapporto con Carroll Shelby. Carroll Shelby era un pilota che purtroppo, nonostante le buone doti di corridore, dovette cessare la sua esperienza nelle competizioni perché aveva dei problemi di carattere cardiaco congeniti. Quindi si avviò alla produzione di vetture da competizione e scelse proprio nella AC inglese questa Roadster, che purtroppo all'epoca era motorizzata con un motore Bristol 6 cilindri di scarse prestazioni, sul quale decise di installare il motore 8 cilindri Ford. Queste vetture, che furono vittoriose su tutti i campi di gara, diedero molto filo da torcere anche alle Ferrari, tant'è che negli anni 60 si parlava proprio di questa battaglia Cobra e Ferrari. Le poche centinaia di vetture prodotte da Carroll Shelby entrarono nella storia e questo mito consentì a tante piccole case automobilistiche minori di proporre la produzione di modelli che replicassero appunto i fasti della C Cobra. Ovviamente le AC Cobra hanno dei valori inestimabili, soprattutto quelle da competizione, mentre le repliche hanno la possibilità di essere acquistate da un collezionista medio, il quale può unire la bellezza della linea delle Cobra anche a meccaniche moderne. L'oggetto che abbiamo qui oggi in particolare è una Pilgrim ed è una delle Cobra repliche più prodotte. Infatti la Pilgrim, che è una piccola industria automobilistica inglese che esiste da 60 anni, cominciò la propria esperienza nella riproduzione delle Cobra già 40 anni fa e, a parte i primi modelli più primitivi, poi arrivò a sviluppare delle telaistiche eccezionali, molto belle, molto ben fatte, galvanizzate addirittura per non essere corrose dalla ruggine, e con delle sospensioni indipendenti, insomma delle macchine di elevatissima qualità. E pensate, è un dato che non conoscevo nemmeno io, me ne sono accorto nello studiare la storia della Pilgrim. Questa piccola industria ha prodotto nella sua esistenza oltre 12.000 Cobra, fra vetture vendute in scatola di montaggio e vetture consegnate al cliente finale già complete. Le Pilgrim, come altre repliche della Cobra, sono prodotte sia con la motorizzazione 8 cilindri Ford e anche con il motore Rover 8 cilindri, come nel caso di questa vettura. Peraltro il motore Rover 8 cilindri ha la caratteristica di essere un motore particolarmente leggero, era un motore di origine Buick, quindi anche questo americano, con il monoblocco in lega e quindi più leggero di tanti motori 4 cilindri, e questo chiaramente offre alla vettura delle doti seppur di potenza ma anche di maggiore maneggevolezza, perché chiaramente ha meno peso sull'anteriore della macchina, quindi la vettura tende ad essere molto più equilibrata. Le carrozzerie della Pilgrim sono in fibra di vetro. Questo consente una produzione agevole, leggera e anche poco costosa. Dove la Pilgrim ha investito molto invece sulla parte telaistica, che è veramente di elevata qualità, e nel corso degli ultimi anni hanno anche sviluppato con grande attenzione tutta la parte della sicurezza, con anche delle specie di crash test o comunque con delle barre che garantiscono una maggiore solidità alla vettura in caso di incidente. Quindi la Pilgrim è una replica che naturalmente è moderna ma affonda le sue radici nel passato di 40 anni di esperienza e consente di offrire al pubblico una vettura molto bella, molto piacevole da guidare e soprattutto molto curata nella parte tecnica.